Ciao a tutti, amici dello Scorpione. Benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene. Mostrami Scorpione, tendenze energetiche affettive, grazie. Per la prima parte di luglio e abbiamo la carta della giustizia, amici dello Scorpione. Quando c'è la giustizia si può parlare di questioni burocratiche, di questioni legali che magari devono essere risolte nell'ambito degli affetti, quindi magari della famiglia. Normalmente parla di contratti e appunto o di firme che arrivano, di questioni legali che si risolvono, di questioni che si regolarizzano. Andiamo a vedere di che cosa si tratta nello specifico con i tarocchi. Io intanto come sempre vi ricordo che le letture sono generali, sono fatte per un collettivo, quindi è facile che non risuoni tutto. Se non risuona nulla o se proprio volete completare il vostro messaggio, vi consiglio di ascoltare l'ascendente, il segno lunare o Venere e sotto nella descrizione del video trovate il link ad un video che vi spiega proprio come unire il messaggio di questi tre oroscopi. È una guida. E sempre in descrizione trovate il mio indirizzo email e lo vedete anche qui. Bene, andiamo a vedere di che cosa si tratta per quello che riguarda gli affetti, l'amore in questa prima parte di luglio. Allora, cari amici dello Scorpione, iniziamo con un cavaliere di spade, un 6 di coppe, un 6 di bastoni, la carta della stella. Abbiamo il fante di coppe, un 9 di bastoni, un 8 di bastoni e un 8 di coppe. Interessante perché abbiamo 2 6 e 2 8 qui. Allora ragazzi, questo cavaliere di spade potreste essere voi, quindi la vostra energia, o potrebbe essere una persona vicino a voi, considerato che c'è il 6 di coppe, potrebbe essere una persona che magari avete conosciuto in passato, potrebbe essere qualcuno ehm, che ritorna dal passato o con il quale o la quale siete cresciuti insieme. Tenete presente che questa è una lettura che riguarda gli affetti a 360 gradi e non solo l'amore, inteso come amore romantico, ok? Quindi quando c'è un 6 di coppe normalmente si parla anche di fratelli piuttosto che di cugini, quindi ognuno di voi lo applichi alla propria realtà. Abbiamo poi questo 6 di bastoni e mi dà la sensazione che abbiate bisogno, abbiate voglia, abbiate la necessità di ricevere un riconoscimento, di essere riconosciuti, di arrivare a un certo tipo di anche successo, di notorietà per qualcuno, perché no? Difatti abbiamo anche la stella e ho come la sensazione che abbiate proprio in testa un punto di arrivo, un obiettivo particolare probabilmente. Queste tre carte le andiamo a vedere poi direttamente con i mini tarocchi. Adesso ripartiamo da questo cavaliere di spade e andiamo a vedere che cosa riesco a dirvi di più specifico. Ops. Allora abbiamo un 4 di bastoni e il carro. Allora, il 4 di bastoni è un'altra carta che parla di contratti come la giustizia, mentre il carro parla di spostamenti. Allora, io ho come la sensazione che qui potrebbe esserci la decisione di andare a convivere per qualcuno, quindi la casa e lo spostamento, o anche semplicemente un trasferimento, potrebbe essere, se per esempio non siete in coppia, potrebbe rappresentare un trasferimento da parte vostra che è appena venuto, uno spostamento. Magari il carro parla anche di un viaggio breve, di solito no, però per qualcuno potrebbe anche rappresentare una vacanza, visto che adesso siamo un po' eh, in quel periodo. Però ragazzi è come la sensazione di qualcuno che sfugga con questo cavaliere di spade al contrario. Sfugge magari al compromesso, alla stabilità.
potreste anche essere voi in effetti. Andiamo a vedere il 6 di coppe, perché 6 di coppe è vero, è una carta che, guardate, di nuovo il 6 di bastoni. E la sacerdotessa al contrario. Allora, 6 di coppe è una carta, come vi dicevo, che fa riferimento a dei fratelli, a dei cugini, a dei bambini che sono cresciuti insieme, ma fa anche riferimento alle anime gemelle. Potrebbe essere che qui qualcuno stia cercando di manifestare la propria anima gemella, fatemelo sapere nei commenti. Però è come se ad un certo punto arrivasse quello che è un sogno, perché 6 di coppe è la carta del sogno, dell'amore romantico, dell'amore anche platonico alle volte, ragazzi, perché comunque è un amore di quelli che si sviluppano in adolescenza, dove ancora non c'è sesso. Però è come se cioè, ci fosse un avvicinamento a un qualche tipo di obiettivo, a un qualche tipo di sogno. Andiamo a vedere il 6 di bastoni. Abbiamo un fante di pentacoli, un 7 di spade, un asso di coppe e un cavaliere di spade nuovamente. Sì, per qualcuno il cavaliere di spade rappresenta proprio la persona di interesse. Probabilmente voi desiderate questa persona, desiderate un'unione stabile con questa persona. Però qui, avendo il 7 di spade, ragazzi, c'è qualche cosa che non è completamente chiaro. Il 7 di spade parla sempre di avidità, parla sempre di qualcuno che è disposto a tutto, anche a dire delle bugie pur di ottenere quello che vuole. E di nuovo abbiamo l'energia del cavaliere di spade, che è un'energia... come se ci fosse un po' di arroganza, diciamo, in questo periodo. Potrebbe proprio essere da parte vostra, o magari anche da parte dell'altro. Ok, andiamo a vedere la carta della stella. Gli amanti e un 7 di bastoni. Io credo che qui molti stiano manifestando la propria anima gemella, ragazzi. Abbiamo la carta degli amanti. È come se ci fosse... Guardate, sento una forte discrepanza io tra queste due carte, perché una parla di unione, di condivisione, e l'altra è una carta di difesa. E anche qui avete una carta di difesa, quindi è come se da un lato vorreste le cose fatte a modo vostro, ma dall'altro vi difendete perché probabilmente non si riesce a farle andare esattamente come volete voi. Ma vi ricordo che avete la carta della giustizia. Non è la giustizia che vogliamo noi con il nostro ego, ma è la giustizia divina, è la giustizia necessaria per far evolvere la nostra anima, non necessariamente per appagare il nostro ego. Ve lo dico perché poi si dice che la giustizia colpisce in modo ingiusto. In realtà è ingiusto solo ai nostri occhi, perché non abbiamo la visione ampia, ok? Difatti anche con la sacerdotessa al contrario qui è come se non si riuscisse a vedere qualcosa. E probabilmente sono questi comportamenti poco chiari o queste verità non dette col 7 di spade. Andiamo a vedere il fante di coppe. Abbiamo la carta dell'appeso e la carta del 10 di coppe. Allora ragazzi, siccome qui vi dicevo che con il 6 di coppe per qualcuno si tratta di una persona che arriva dal passato, avendo anche un fante di coppe, ci potrebbe essere qualcuno che magari vi viene a fare un'offerta di pace. In questo mazzo si vede benissimo perché c'è una colomba bianca. E avendo la carta dell'appeso e il 10 di coppe, io ho come la sensazione che ci potrebbe essere la conclusione o di un capitolo all'interno della relazione, ma è un 10 di coppe, una conclusione diciamo felice, è la carta dell'appagamento emotivo, oppure appunto è come se ci fosse una sorta di reinizio. Tenete presente che quando c'è l'appeso è quella carta che vi dice che dovete guardare le cose da un altro punto di vista, ma soprattutto è quella carta che vi invita al perdono, e qui abbiamo qualcuno che viene a farvi delle scuse. Credo che qui
abbiate un sogno che probabilmente non sta andando esattamente come volete voi, ma perché non vi rendete conto di certe cose, di certe proiezioni. Il 7 di spade fa anche riferimento alle proiezioni. Andiamo avanti, andiamo a vedere il 9 di bastoni, perché questi siete voi che siete sulla difensiva. Mm. Abbiamo un cavaliere di coppe al contrario e un 3 di pentacoli al contrario, decisamente. Sembra quasi che, non lo so, potreste rifiutare delle proposte piuttosto che delle collaborazioni, piuttosto che... vi dirò, vi sento molto sulla difensiva, molto in protezione. Però andiamo a vedere l'otto di bastoni perché qui c'è qualche comunicazione che arriva. Re di coppe e 5 di bastoni. Voglio andare a vedere anche l'otto di coppe. Abbiamo un 3 di bastoni e un 7 di coppe. Dunque ragazzi, io credo che qui la situazione si chiarificherà, diciamo così, verso la metà del mese perché con questo 8 di bastoni arriveranno delle notizie, arriveranno delle comunicazioni. Qui è come se vi avvicinaste ad un sogno ma non arrivaste mai al compimento, perlomeno questa è la sensazione che avete nella prima parte del periodo, ma nella seconda parte del periodo invece facendo una sorta di scatto, riaccettando nella vostra vita o accettando le scuse, la proposta. Sento che sono scuse perché la proposta arriva un po' più in là, cioè va sempre bene perdonare le persone perché libera karma, perdonare, però il perdono non è una cosa che va di pari passo con il riprendere nella propria vita la persona, perché io posso liberarmi del rancore che provo verso la persona per il male che mi ha fatto, ma questo non vuol dire che se io vedo che la persona non è cambiata, questo non vuol dire che io sia disposta a riaccettare il tipo di trattamento che ho avuto fino ad adesso. Posso anche perdonare una persona e dire però adesso basta, non sei più per me, quello che potevo darti ti ho dato e boom. O quello che potevamo parlare, quello che potevamo discutere di quella determinata questione, l'abbiamo discusso, adesso ritroviamo l'armonia familiare. Però ripeto, va bene, nel senso vi sento in questa onda, ma vi sento anche nell'onda in cui preferite a un certo punto fare certe cose da soli, non collaborare, non entrare in collaborazione con altre persone. Vi dirò, se siete single, la cosa interessante è che, diciamo, ho come l'idea che questa persona potrebbe essere quella del passato, ma se non fosse quella del passato, potrebbe essere una persona nuova che magari per giustizia divina arriverà, per legge di compensazione, cioè tanto è stato tolto, tanto verrà dato, è come se vi dessero un'opportunità, ok? Però qui siete un po' restii e l'otto di bastoni mi dice che vi arriveranno voci del fatto che questa persona è più che interessata a voi. C'è un re di coppe, quindi ho come la sensazione che ci sia già un sentimento da parte di questa persona, quindi potrebbe essere qualcuno che magari conoscete ma non a livello intimo, diciamo così, no? E che questa persona stia cercando di avvicinarsi, diciamo, a passo di tartaruga, ma voi siete abbastanza sulle vostre, diciamo così, da farvi un po' i fatti vostri. Perché vi dirò, con questo 8 di coppe poi c'è qualcuno che si fa un certo viaggio introspettivo, si valutano le possibilità, si cerca di capire se si può andare avanti o no, se si riesce a vedere un futuro con questa persona. Che interessante, amici dello Scorpione. Ok, andiamo a vedere una frase su cui meditare, uno spunto di riflessione, diciamo così. Wow, ne sono arrivati diversi.
poi andiamo a vedere un oracolo. Perché mi è difficile comunicare? E qui abbiamo l'8 di bastoni, io ve lo metto qui, perché probabilmente quando c'è difficoltà a comunicare le proprie emozioni è perché normalmente si fa un po' di fatica a, diciamo, dare un ordine logico alle nostre emozioni e di conseguenza si fa fatica a comunicarle perché noi stessi non si riesce a metterle in ordine. E quindi anche comunicare magari dei disagi, magari le scuse, magari semplicemente quello che ci aspettiamo dall'altro, alle volte diventa difficile. Poi abbiamo perché mi è difficile vivere nella gioia. Questo è molto interessante. È come se fosse perché vi è difficile vivere nella felicità. Quando vi sentite felici, vi sentite a disagio con troppa felicità, siete quelle persone che pensate che è troppo bello per essere vero, sicuramente succede qualche cosa perché è impossibile che io sia felice per così tanto tempo. E poi abbiamo perché mi è difficile concedermi d'essere quello che sono, senza maschere, senza dover necessariamente soddisfare le aspettative degli altri, aggiungerei io. Bene, andiamo a vedere ancora un oracolo. Wow, carta numero 44. Quindi abbiamo 2 6, 2 8 e 2 4. E anche qui abbiamo un 11 11 perché il 4 di bastoni, adesso in questo mazzo non si vede molto bene, però i bastoni sono disegnati come bacchette e quindi ricorda l'11 11. Quindi tanti numeri doppi, ragazzi, cercateli su internet, numeri angelici, numeri doppi. E questa carta parla della presenza divina, intesa come presenza divina eh, che risiede in ognuno di noi. Ognuno di noi ha una scintilla divina e parla della forza dell'amore e della creazione. La forza dell'amore è quella che guarisce tutto, l'amore in sé è quello che guarisce tutto, quando è incondizionato, io parlo. Però quando si dà amore senza aspettarsi qualche cosa in cambio, si dà per il semplice piacere di dare qualche cosa all'altro o di darsi, quello è amore incondizionato. Cari amici dello Scorpione, spero che la lettura vi sia stata utile, fatemelo sapere con un like, con un commento, con una condivisione, con la vostra iscrizione. Se poi volete anche sostenere attivamente il canale potete fare una donazione o abbonarvi. Vi ricordo che il percorso di crescita che sto proponendo è una parte del percorso che spiego nei video, nei video trattati negli abbonamenti, quindi diciamo che con gli abbonamenti il discorso è un po' più generico, ma con il percorso individuale è più specifico, è fatto su misura per voi il modo, diciamo, di lavorare. Io spero, insomma, che vi sia piaciuta la lettura, vi ringrazio comunque di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!